Oggi andiamo a vedere questo integrato in un CD4047. Metto a schermo l'app di Natura e è un multivibratore Simus sia astabile che monostabile. A differenza del NE555, questo genera un segnale complementare con duty cycle perfettamente al 50%. Poi, montando un circuito d'esempio, andremo a vedere se effettivamente è così. Quindi se vi serve un'onda quadra perfettamente con un duty cycle al 50%, il CD4047 è quello che fa per voi. Di solito viene utilizzato per gli inverter, ma poi ne approfondiremo. Adesso andiamo sul banco e andiamo a vedere e a realizzare un piccolo schema. Andiamo a vedere per primo questo schema, un generatore di onde quadre. Come vediamo troviamo il CD4047 che accetta l'alimentazione da 3 a 15 volt, io lo alimento a 9 volt. Portiamo, allora l'alimentazione va sul 14 e sul 7, mettiamo il trigger più il R-Trig X Reset 9, quindi i pin 8, 12 e 9 a GND insieme al pin 7 GND e mettiamo meno trigger e il 4 e 5 segnali astabili, li portiamo a più 9 volt e qui avviene la magia, quindi il nostro segnale in uscita. Basta inserire una resistenza e un condensatore. Io metterò un potenziometro, quindi una resistenza variabile, e un condensatore, quindi mettiamo fra il pin 2 e il pin 3 una resistenza, dal pin 1 al pin 3 un condensatore. La formula per calcolare la frequenza in uscita è 1 diviso 4,4 per R per C. In uscita troviamo l'uscita 13 e l'oscillatore interno, poi andremo a vedere che segnale uscirà. Sicuramente un'onda quadra, ma non con il valore impostato da noi. Poi troviamo il pin 10 in base alla frequenza e al valore che abbiamo impostato e il pin 11 negato, quindi sfasato di 180 gradi, quindi quando il led sul pin 10 è acceso, qua è spento, quando è spento il led 11 è acceso. Ok, andiamo a realizzare questo semplice schema con due semplici componenti, un trimmer e un condensatore e naturalmente il CD4047. Eccoci sul banco, qui abbiamo il nostro CD4047, il pin di riferimento 1 è dato da questo piccola tacca sull'involucro, quindi qua troviamo il pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Io già ho collegato l'alimentazione, il pin 14 al positivo e il pin 7 al negativo. Utilizzerò un condensatore da 0,1 microfarad, quindi questo in poliestere con la sigla .1, quindi da 100 nanofarad, va perfetto. Non ho trovato il potenziometro da 250, userò questo da 200k con la sigla 204 riportato sull'involucro. Inseriamo il condensatore quindi fra il pin 1 e il pin 3. Inseriamo anche il potenziometro, mettiamolo qui, se ci riesco, mettiamolo così, ok, perfetto, e colleghiamo la parte
centrale sul pin 2 e una parte laterale sul pin 3 come da schema. Andiamo a collegare anche il pin 8, 9 e 12, 8, 9, 10, 12 al GND, quindi userò anche questa parte negativa della breadboard sopra, faccio un ponticello, meno e meno, così qua troviamo l'orientazione GND e anche qua il GND. Ho collegato anche la parte positiva con i pin 4, 5 e 6 sulla parte positiva, quindi userò anche positivo di giù, quindi andiamo a mettere un ponticello da qui a qui, quindi troviamo un'alimentazione positiva anche qui. Questo è tutto lo schema. Andiamo, il LED ce lo metterò in un secondo momento, diamo alimentazione, colleghiamo l'oscilloscopio e vediamo che cosa troviamo all'uscita 10 e 11. 8, 9, 10 e 11, queste due sono le uscite. Andiamo a collegare due jumper, quindi sul pin 10 e uno sul pin 11. Qua andiamo a collegare la sonda dell'oscilloscopio e portiamo l'alimentazione. Vado a collegare il morsetto GND dell'alimentazione sul ramo blu, quindi sul negativo, e il morsetto positivo sul ramo positivo. Andiamo a inserire anche le sonde, mettiamo la prima sonda, quindi referente massa, mettiamo GND, prendiamo la prima uscita, quindi il primo canale lo mettiamo sul pin 10, l'altro sempre al GND e mettiamo la sonda sul pin 11. Ho preparato tutto il circuito, diamo alimentazione, accendiamo il primo canale e troviamo un'onda, perfettamente un'onda quadra. Accendiamo anche il secondo canale, perfettamente troviamo un'onda quadra con sfasamento a 180 gradi, quindi quanto è alto l'altro è basso, vediamo perfettamente. Chiudiamo un canale, lasciamo solo il pin 10, proviamo a variare il potenziometro. Qua abbiamo una frequenza di 10 Hz. Proviamo a girare il potenziometro, vediamo che arriva a 17, non so se riuscite a vedere, 18, 26, 43, 40, 54, vediamo fino a quanto arriva, 10 kHz, possibile, fare sempre di più, questo è il massimo di 12 kHz. Troviamo un'onda quadra perfetta con un duty cycle, vediamo, perfetto, 4,
4. Apriamo anche il secondo canale e anche sul secondo canale troviamo, sono un po' di disturbi, è sempre un circuito montato su una breadboard, ma vediamo che funziona, riusciamo a leggere lo stesso il segnale. Chiudiamo il secondo, riapriamo il primo, facciamo un auto setup, ok, volevo riuscirvi a far vedere il duty cycle, possiamo impostare sull'oscilloscopio, vediamo se lo trovo, mettiamone uno giù di più, difatti aspettate che zoom così si vede meglio, troviamo al 50%, quindi un'onda quadra perfetta con un duty cycle al 50%. Torno a 1 per, adesso andiamo a mettere, prima di andare a mettere, togliamo qua, abbassiamo la frequenza con il potenziometro, vediamo se va a 0, quindi dovremmo avere nulla, il minimo sotto a 10 Hz lo legge lo stesso, lasciamo così e andiamo a inserire 2 diodi LED. Ho messo i 2 diodi LED sul pin 10 e 11, 2 resistenze 220 ohm, l'anodo dei LED 3 resistenze e il catodo a GND. Proviamo ad andare all'alimentazione, infatti troviamo il lampeggio, questo è il minimo impercettibile, infatti se aumenta la frequenza, quindi il lampeggio diventa non è più visibile, ma metto al minimo, sta funzionando perfettamente. Me ne ero dimenticato, andiamo a vedere l'uscita 13 con l'oscilloscopio, che cosa troviamo. Ho collegato la sonda al pin 13, diamo alimentazione e vediamo che cosa troviamo. Troviamo un'onda quadra, ma questa onda quadra fa parte del clock interno del CD 4047. Quindi il pin 13 non viene usato per caricare, per alimentare carichi, quindi LED e altro, ma è il segnale dell'oscillatore interno, quindi è prima della logica Q e Q-. Questo pin è utile per test o come clock, ma non garantisce un duty cycle al 50%, difatti qua troviamo 48. In questa prima parte del video abbiamo visto un CD 4047 lavorare in modalità astabile con pochissimi componenti, un trimmer e un condensatore. A posto del trimmer potevamo mettere una resistenza. Siamo riusciti a generare 2 onde quadre complementari sfasate di 180 gradi con duty cycle del 50%. Qua sta sul pin 13, vediamo non è proprio al 50, quindi tramite una semplice rete RC. Abbiamo visto anche l'uscita del pin 13, questo è utile per il debug del CD 4047, ma le vere uscite da utilizzare sono i pin 10 e 11.
Quindi questo 4047 è ideale per applicazioni come inverter, poi vedrò se posso realizzarne uno. Pilotaggi push-pull e circuiti didattici, dove serve un segnale stabile simmetrico. Nel prossimo video, già ho preparato lo schema, andrò a utilizzare l'integrato in modalità monostabile per generare un impulso temporizzato a ogni pressione di un pulsante. Quindi in modalità a stabile il CD4047 è un oscillatore semplice, stabile e preciso. Ora passiamo alla modalità monostabile. Abbiamo visto la modalità a stabile con questi due LED e qui ho la modalità monostabile. Lasciamo gli stessi componenti, aggiungiamo, aspettate che ve la avvicino di più così si nota, riusciamo a vedere i collegamenti, ecco così. Aggiungiamo un pulsante e la resistenza pull down da 10k, un pulsante sul piedino 8 al positivo. Per far funzionare in modalità a stabile il pin 4 deve essere collegato al negativo, cioè al positivo, e il pin 5 al negativo. Quindi portiamo il 5, il 6, il 12 e il 9 e il 7 al negativo e il positivo portiamo il pin 4. Come funziona questo circuito? Premendo il pulsante, in base alla resistenza e al condensatore avremo all'uscita l'accensione del LED del tempo prestabilito. Vi monto il circuito così vi faccio vedere il funzionamento. Ho montato il circuito, cioè montato, ho modificato soltanto i collegamenti dei pin, ho aggiunto il pulsante con la resistenza da 10k a GND, sul pin 8 il primo pulsante, sull'alimentazione positiva l'altro collegamento dell'altro pin del pulsante e ho messo il pin 4 al positivo, 5, 6 e 7 al negativo. Ok, proviamo a dare alimentazione e vediamo che succede. Troviamo un LED acceso, quindi negato, quindi giusto. Dovremmo trovare il pin 11. Effettivamente il pin 11 è acceso perché il 10 è spento. Se io premo il pulsante si dovrebbe accendere. Infatti si accende, ma è troppo veloce il tempo e neanche pochi millisecondi. Proviamo a spostare, se riusciamo ancora peggio. Allora facciamo così, senza fare calcoli, togliamo questo condensatore, ne metto un elettrolitico da 10 microfarad così da avere più tempo per vedere l'effetto sull'uscita. Vi ricordo che il più positivo sull'1 e il 3 negativo sul 3. Premiamo e vediamo che il rosso si accende. Per quanto tempo? Proviamo a diminuire il tempo girando sul potenziometro. Si dovrebbe spegnere. Infatti si è spento. Portiamolo a 0, premiamo, vediamo che dura pochissimo. Giriamo un po', rimane un po' acceso e diciamo mezzo secondo, giriamo un altro po', dura un po' di più, quindi funziona perfettamente.
sto variando la resistenza, quindi vario fra R e C, vario il tempo e l'uscita 10 è alta. Come vediamo qua impiega più tempo, si dovrebbe spegnere, attendiamo, non si spegne, abbassiamo un po', ok, altrimenti impiega troppo tempo. Comunque il circuito funziona perfettamente. Se il video ti è stato utile lascia un like, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.